Hai mai riflettuto su come filosofie nate in contesti culturali così diversi come l'antica Grecia e l'India possano arrivare a conclusioni sorprendentemente simili? In questo video ti porteremo in un affascinante viaggio alla scoperta di due delle correnti di pensiero più influenti della storia, lo stoicismo e il buddismo. Attraverso un confronto approfondito esploreremo le loro profonde connessioni e le sorprendenti affinità che legano queste due filosofie, apparentemente così distanti. Alla ricerca della virtù e della felicità, un sentiero comune. Quando esploriamo le filosofie dello stoicismo e del buddismo, emergono sorprendenti somiglianze nei loro approcci alla virtù e alla felicità, nonostante le loro origini diverse. Entrambe le tradizioni offrono percorsi ben delineati per raggiungere una vita virtuosa e felice, mettendo in risalto l'importanza della crescita interiore e della saggezza. Iniziamo con lo stoicismo, una filosofia nata nell'antica Grecia e sviluppatasi nell'impero romano. Gli stoici sostengono che la felicità si trova attraverso la virtù, che per loro è il bene supremo. Questa virtù si manifesta in 4 forme principali: saggezza, coraggio, giustizia e temperanza. La saggezza è vista come la capacità di discernere il bene dal male e di prendere decisioni razionali basate sulla ragione e la conoscenza. Gli stoici credono che attraverso lo studio e la riflessione possiamo sviluppare una profonda comprensione del mondo e del nostro posto in esso. Il coraggio è la forza di affrontare le difficoltà e le paure con compostezza e determinazione. Marco Aurelio, imperatore romano e filosofo stoico, ci ricorda che la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Affrontare le sfide con una mente calma e coraggiosa è fondamentale per gli stoici. La giustizia implica agire con onestà, equità e rispetto nei confronti degli altri. Gli stoici ritengono che trattare gli altri con integrità non solo sia moralmente corretto, ma contribuisca anche al benessere della società nel suo complesso. La temperanza è la capacità di moderare i nostri desideri e impulsi. È una forma di autodisciplina che ci aiuta a mantenere l'equilibrio nelle nostre azioni e a evitare gli eccessi. Passando al buddismo, fondato in India da Siddhartha Gautama, noto come il Buddha, troviamo un approccio simile alla felicità attraverso la virtù. Il buddismo insegna che la felicità si ottiene seguendo l'ottuplice sentiero, un insieme di pratiche che include retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retta vita, retto sforzo, retta consapevolezza e retta concentrazione. Questo percorso è progettato per eliminare la sofferenza e portare all'illuminazione. La retta visione e la retta intenzione si concentrano sulla comprensione corretta della realtà e sullo sviluppo di intenzioni altruistiche e benevole. Comprendere la natura impermanente e la interconnessa della vita ci aiuta a sviluppare compassione e saggezza. La retta parola e la retta azione riguardano il comportamento etico. Parlare con verità e gentilezza e agire in modi che non danneggino gli altri sono fondamentali per il buddismo. La retta vita implica guadagnarsi da vivere in modo onesto e rispettoso, evitando professioni che causano sofferenza agli esseri viventi. Il retto sforzo si riferisce all'impegno costante nel migliorare se stessi, abbandonando pensieri e comportamenti negativi e coltivando quelli positivi. La retta consapevolezza e la retta concentrazione riguardano la meditazione e la consapevolezza. Essere presenti nel momento e mantenere una mente focalizzata e calma sono essenziali per il progresso spirituale. Nonostante le differenze nei dettagli e nelle pratiche, sia lo stoicismo che il buddismo condividono la convinzione che la virtù e la saggezza sono fondamentali per una vita felice. Entrambe le filosofie ci invitano a guardare dentro di noi, a coltivare le nostre qualità interiori e a vivere con integrità e consapevolezza. Sia Marco Aurelio che il Buddha insegnano che la felicità non dipende dalle circostanze esterne, ma dalla nostra attitudine mentale e dai nostri valori interiori. Attraverso la pratica della virtù possiamo trovare una serenità duratura e una felicità autentica, indipendentemente dalle sfide che affrontiamo nella vita. La via della consapevolezza. Vivere nel presente. Entrambi i percorsi filosofici sottolineano l'importanza della consapevolezza come strumento per vivere pienamente il presente. La meditazione stoica e la pratica buddista della mindfulness insegnano a focalizzare l'attenzione sul momento presente, liberandosi dai tormenti del passato e dalle ansie del futuro. Per gli stoici, la meditazione serve a coltivare la virtù e a prepararsi ad affrontare le avversità con razionalità e compostezza. Essi praticano la contemplazione della morte e la visualizzazione di scenari negativi, per allenarsi a distaccarsi dalle passioni e ad accettare l'impermanenza di tutte le cose. La mindfulness buddista, invece,
mira a sviluppare una lucida comprensione della natura transitoria dei fenomeni e dell'interconnessione di tutte le cose. Attraverso la meditazione, il buddista impara a vivere nel presente senza giudizio, osservando i propri pensieri e le proprie emozioni senza esserne travolto. Entrambe le pratiche meditative, pur con sfumature differenti, offrono un potente strumento per liberarsi dalla tirannia della mente e per vivere con maggiore serenità e pienezza il momento presente. L'etica della compassione, un impegno per il bene comune. Stoicismo e buddismo non si limitano a una ricerca individuale di perfezionamento. Entrambe le filosofie pongono grande enfasi sul benessere collettivo. L'etica stoica promuove la giustizia e la filantropia, mentre il buddismo diffonde un messaggio di compassione universale e interconnessione. Gli stoici ritengono che il saggio debba operare per il bene comune e per la giustizia sociale. Essi incoraggiano la partecipazione attiva alla vita pubblica e l'impegno per il miglioramento della società. Il buddismo, invece, pone al centro l'idea di compassione, definita come il desiderio di alleviare la sofferenza di tutti gli esseri viventi. Attraverso la pratica del bene amorevole, il buddista impara a coltivare sentimenti di gentilezza e benevolenza verso tutti gli esseri, senza distinzioni. Entrambe le filosofie, pur con approcci differenti, sottolineano l'importanza di un'etica basata sul rispetto, sulla compassione e sul desiderio di contribuire al benessere altrui. Filosofie per la vita quotidiana, consigli pratici per il benessere. Nonostante le loro origini antiche, lo stoicismo e il buddismo offrono consigli pratici e applicabili alla vita di tutti i giorni. Le loro massime e insegnamenti possono aiutarci ad affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità, resilienza e saggezza. Ma come possiamo integrare questi principi nella nostra vita quotidiana? Per prima cosa, coltivare la virtù è fondamentale. Questo significa sviluppare l'autodisciplina, stabilendo obiettivi e perseguendoli con tenacia, resistendo alle distrazioni e alle tentazioni. Affrontare le paure e le difficoltà con coraggio, senza lasciarsi sopraffare dalle avversità, è un altro aspetto importante. Agire con giustizia, trattando gli altri con onestà, equità e imparzialità, e cercare sempre la saggezza, basandoci sulla ragione e il buonsenso, sono altrettanto essenziali. Un altro elemento chiave è sviluppare la consapevolezza, la mindfulness, ossia prestare attenzione al momento presente. E osservare pensieri, emozioni e sensazioni senza giudizio è una pratica utile. Dedica del tempo ogni giorno alla meditazione per calmare la mente, aumentare la concentrazione e coltivare la pace interiore. Non dimenticare di praticare la gratitudine, apprezzando le piccole cose belle della vita e coltivando un atteggiamento positivo e grato. Accettare la realtà immutabile è un altro principio fondamentale. Riconoscere che tutte le cose cambiano e che nulla dura per sempre è essenziale per mantenere l'equilibrio interiore. È importante focalizzare le energie su ciò che possiamo influenzare e lasciare andare ciò che è fuori dal nostro controllo. Affrontare le avversità con resilienza, imparando dalle difficoltà e trasformandole in occasioni di crescita, ci rende più forti e adattabili. Infine, coltivare la compassione è cruciale. Trattare gli altri con gentilezza e benevolenza, anche chi è diverso da noi, è un modo per migliorare le nostre relazioni. Comprendere i punti di vista altrui e provare empatia per le loro sofferenze, oltre a impegnarci a fare del bene e contribuire al benessere del prossimo, sono pratiche che arricchiscono la nostra vita e quella degli altri. Ricordiamo che lo stoicismo e il buddismo non offrono soluzioni miracolose, ma piuttosto strumenti e strategie per affrontare la vita con maggiore saggezza e serenità. L'applicazione di questi principi richiede impegno e perseveranza, ma i benefici a lungo termine sono immensi in termini di benessere fisico, mentale e spirituale. Non esiste un approccio unico e universale. Ognuno può adattare i principi di queste filosofie al proprio contesto di vita e alle proprie convinzioni personali. Iniziamo oggi stesso a integrare i principi dello stoicismo e del buddismo nella nostra vita e scopriamo come possono aiutarci a vivere con maggiore pienezza, significato e felicità. Stoicismo e buddismo, pur provenendo da contesti culturali e storici differenti, ci offrono una visione sorprendentemente convergente sulla natura umana e sul percorso verso la felicità. Entrambe le filosofie sottolineano l'importanza della virtù, della consapevolezza, dell'accettazione e della compassione come elementi essenziali per una vita serena e significativa. In un mondo frenetico e spesso dominato da stress e ansie, lo stoicismo e il buddismo ci invitano a riflettere sui veri valori dell'esistenza.
e ci offrono strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane con serenità e saggezza. Condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti a questo canale per ulteriori contenuti interessanti.